Oggi vi stupisco, vi porto la recensione di un prodotto che in realtà non c'entra niente né con la fotografia né col videomaking. Sono stato contattato da OneSports per provare e portarvi la recensione qui sul canale di una bici elettrica, quindi se vi interessa l'argomento mi raccomando mettetevi comodi e sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vorrei portarvi qui sul canale dei prodotti tech in generale, non solo legati però alla fotografia. Siccome non ho mai avuto una bici elettrica in vita mia, mi affido a un professionista nel settore ed è per questo che oggi sono qui insieme a Marco, che è un fotografo bravissimo. Vi lascio qui sotto in descrizione il link al suo profilo Instagram e dici tutto Marco. Buongiorno ragazzi, siamo qui da Bike House, io sono il meccanico del negozio e oggi andremo ad aprire questa bicicletta elettrica di Alessandro. Grazie Marco, grazie mille. E quindi a questo punto taglierino e facciamo l'unboxing e andiamo. Mentally feel like Kobe, I'm like Jokic with the rock. You physically couldn't hold me, I don't care if you pushing 40. You can never little bro me. Euro step like Ginobili, from young OG to the OG. From nosebleeds to floor seats. Circle stronger than Cuban links. My gold dance, your gold plate. Ok Marco, appena finito di montare la bici, adesso passo la parola a lui così ce la spiega. Allora, abbiamo appena finito di montare la bici, è una bicicletta con telaio pieghevole da 20 pollici, abbiamo il sistema di sgancio che ci consente di aprire e chiudere la bicicletta per il trasporto, con pulsante di sicurezza per evitare le aperture, freni a disco meccanici su entrambe le ruote, per cui molto semplici e funzionali, cambio in questo caso uno Shimano 7 rapporti, motore integrato nel mozzo, ruote con gomme da 20 pollici per 3 di sezione, manubrio naturalmente regolabile in altezza, batteria integrata e sfilabile nel telaio tramite apposito slot. Basta, dobbiamo solo cominciare a pedalare. Anzi, Alessandro deve cominciare a pedalare. Quindi adesso devo andare a pedalare, va bene, però prima di far ciò dobbiamo salutare e ringraziare Marco e Bike House che ci ha ospitato in questa splendida location. Grazie Marco. Alla prossima. Ciao. Ciao. E finalmente ho provato questa fantastica bicicletta. Il nome è OT16 e adesso ve ne parlo nel dettaglio. Iniziamo quindi dai dati tecnici. Siamo davanti a una bicicletta richiudibile con batteria e motore chiaramente integrato. Quest'ultimo è integrato qui nel mozzo ed ha 250 watt di potenza che rende questa bicicletta assolutamente legale. Per quanto riguarda la batteria abbiamo 48 volt 15 ampere, quindi 720 watt ora di potenza che dovrebbe dare a questa bicicletta ben 100 km di autonomia. Per andarla a caricare nulla di più semplice, basterà andare a girare la chiave e sbloccare, andare ad alzare la seduta tramite questo apposito selettore e non faremo altro che tirare la nostra batteria. La possiamo quindi portare a casa per poterla caricare comodamente o la possiamo caricare direttamente sulla bicicletta. Ma come riposizionarla? Nulla di più semplice. Da questa parte infatti abbiamo una guida, basterà infatti inserire la guida qui dentro, schiacciare, ribloccare con la nostra chiave e la bici è pronto per l'uso. Una volta poi riposizionato il sellino sentirete un bel clac. Qui dietro nella parte posteriore abbiamo un portapacchi da ben 25 kg. Il telaio è tutto in alluminio e la bici, compresa di batteria, pesa 27 kg. Farà piacere a molti, è una bici pieghevole, quindi la potete mettere tranquillamente in ascensore. Nel mio ascensore, che è di dimensioni assolutamente normali, entra. C'è un meccanismo di sblocco, basta fare questo movimento e la bici si andrà a piegare. Stessa cosa per poterla riposizionare correttamente, molto rapido e molto semplice.
Abbiamo chiaramente il manubrio che si può alzare ed abbassare, come anche il sellino. Inoltre possiamo anche andare a piegare il nostro manubrio. Come sospensioni abbiamo solo quelle davanti che funzionano decisamente bene. Calcolate che la bicicletta può portare un peso massimo di 120 kg e io ci sono abbastanza vicino, quindi se vi dico che ammortizza bene, fidatevi di me. Anche perché sono a Roma, tutti conosciamo le buche di Roma e quindi a maggior ragione le sospensioni funzionano. Non sono presenti invece le sospensioni posteriori, ma qui dietro il sellino abbiamo due molle veramente molto generose che attutiranno praticamente qualsiasi cosa, quindi zero problemi lato ammortizzazione. Mi stavo dimenticando che su questo lato è presente anche un cavalletto. Come avete visto dall'unboxing, la bicicletta arriva praticamente già tutta montata. È abbastanza semplice il montaggio anche per una persona come me che non ha mai fatto una roba di questo tipo, perché abbiamo dei manuali con delle istruzioni e delle illustrazioni. I manuali sono solo in inglese. Per quanto riguarda il cambio, sul manubrio abbiamo un cambio Shimano a 7 rapporti e da questa parte abbiamo il nostro computerino di bordo con 3 tasti, il più, il meno e l'accensione. Chiaramente una volta girata la chiave andremo ad accendere la nostra bicicletta e in questo momento vedete l'assistenza è a 0, quindi è una bicicletta totalmente muscolare. Se andiamo a premere il più avremo l'assistenza numero 1, poi abbiamo la seconda e la terza. Adesso facciamo le prove per vedere a che velocità andremo con ogni tipo di assistenza. Tenendo poi premuto il tasto più si accenderanno le luci di posizione, sia quella anteriore sia quella posteriore. Quella posteriore è veramente tanto visibile e non ha lo stop. Mentre se andiamo a schiacciare il tasto meno e tenerlo premuto, lei andrà in una modalità di parcheggio, quindi la bicicletta andrà da sola a 3 km/h. Basterà poi andare a schiacciare un freno per disinserire questa modalità. Ma a cosa serve questa modalità? È veramente molto semplice. Facciamo conto di dover trascinare la nostra bicicletta su una salita a piedi. Siccome pesa 27 kg, per non fare fatica mettiamola nella modalità parcheggio, lei andrà da sola a 3 km/h e quindi noi non dovremmo spostare la bicicletta, ma si sposterà da sola, dovremmo soltanto mettere le mani per condurla. Non mi resta quindi che farvi vedere come funziona questa bici e a questo punto assistenza 0, cambio Shimano che funziona decisamente bene, adesso lo andiamo a testare e vediamo se è difficile o meno partire con questa bici in pianura. Faccio qualche pedalata e come vedete zero problemi. In pianura è una bicicletta che assolutamente si può utilizzare anche in maniera del tutto muscolare. Il cambio, come vi stavo dicendo, funziona decisamente bene, è molto pronto e la cambiata funziona alla perfezione, ma a questo punto la cosa più interessante è attivare la funzione 1. Ecco, io qui sento subito il motore che parte e mi porta in un secondo a 15 km/h. Sto dando proprio una piccola mano alla bicicletta in questo momento e come vedete siamo appunto a 15 all'ora costanti. Se invece vado ad inserire la seconda assistenza, ecco qui il motore mi spinge veramente tanto, arrivo in un secondo a 20 all'ora e praticamente sto pedalando a vuoto. Aspettate un attimo che non so se di qua riesco a passare. Sì, riesco. Ok. Facciamo piano piano. Ok, perfetto. E in questo momento sono a 16 all'ora perché sono in salita. Vedete anche le pendenze, zero problemi. In questo momento siamo in pianura e il motore mi porta in un secondo a 20 all'ora, appunto, come siamo in questo momento. Terzo livello di assistenza, il motore spinge veramente tanto e sono già a 25 all'ora. Chiaramente sto pedalando a vuoto e la pedalata serve solo per lasciare il motore attivo, perché se non pedalo il motore si disattiva, come si disattiva anche se vado a schiacciare il freno. Rivado in modalità 2 e questo perché credo che sia la migliore in città se c'è traffico, se ci sono persone e quant'altro, perché 25 all'ora incomincia a essere una velocità abbastanza sostenuta ed è proprio la modalità 2 che utilizzo di più. Come state vedendo in questo momento le ruote fatte da 20x3 mi permettono tranquillamente di fare un percorso di questo tipo, quindi ghiaia, e non avere proprio nessun tipo di problema. Per quanto riguarda i freni, sono dei freni meccanici e funzionano decisamente bene. Non ho un metro di paragone
se non in mie vecchie biciclette passate che però non avevano il freno a disco, però per come la sto utilizzando io a Roma, calcolando il traffico e calcolando le strade con le buche e le continue salite e discese, effettivamente non ho riscontrato nessun problema, se non il fatto che ogni tanto fischiano. Vi faccio sentire. Ok? Addirittura la ruota dietro si è bloccata. Volevo fare con voi anche un ragionamento, perché mi sto trovando da quando ho questa bicicletta a fare delle passeggiate in centro a Roma, cosa che io praticamente non ho mai fatto. E questo perché venire in centro a Roma con la macchina è un casino, non c'è parcheggio anche con la Smart, c'è la ZTL, eccetera eccetera. Avere un mezzo elettrico che vi permette di spostarvi a ben 25 all'ora e non fare nessun tipo di fatica, per me è veramente una bomba atomica. Ma vediamo anche come funziona questa bicicletta elettrica nel traffico. Infatti in questo momento sono in strada, sono sul Lungotevere e come vedete c'è il classico traffico di Roma. Roma è una città sui 7 colli, lo sappiamo tutti, quindi abbiamo un sacco di saliscendi e per quanto riguarda infatti la durata della batteria non vi so dire precisamente quanto possa essere. La casa produttrice ci dice 100 km con la pedalata assistita. Io vi posso dire che utilizzando la pedalata assistita sempre in modalità 3 ho fatto una quarantina di chilometri, calcolate che sono molto alto e molto pesante e questi 40 km sono reali. Chiaramente se avete un peso minore o se date un po' più di energia nei pedali riuscirete a fare anche molti più chilometri di me. Come vi ho detto all'inizio, questa bici è legale, infatti arriva senza acceleratore, cosa che nella confezione però è presente e io in questo momento l'ho montato solo per fare appunto questa recensione e dirvi cosa ne penso. L'acceleratore funziona come dovrebbe funzionare un acceleratore. Dopo la recensione lo andrò sicuramente a eliminare, così la bici, come vi dicevo, torna ad essere super legale e questo motore da 250 watt mi ha veramente stupito. Vi ricordate di quando vi parlavo della modalità di parcheggio? Ecco, guardate lì, abbiamo una rampa per la bicicletta e anziché doverla portare su a forza inseriamo la modalità parcheggio e la bicicletta andrà a 3 all'ora e farà tutta la salita da sola, zero fatica. Quindi questa bicicletta non è esente da difetti? Assolutamente no. Primo fra tutti i freni, che per carità, come vi ho detto prima, assolutamente funzionano, ma non vi danno quella frenata che dite mamma mia quanto frena bene questa bici. Quindi mi raccomando, un po' d'attenzione se andate molto forte, di velocità intendo. Seconda cosa, quello che ho notato io è che quando andiamo specialmente a pedalare, comunque sforziamo il manubrio, scricchiola e probabilmente nel video si sarà sentito. Questo non so se si può mettere a posto magari con un po' di grasso, con un po' di olio, cioè non lo so, la porterò in officina e cercherò di risolvere il problema. Però vi devo dire che un pelino scricchiola, ma solo sulla parte del manubrio. Tutto il resto della bici infatti funziona assolutamente alla perfezione, ve lo posso assicurare. Non abbiamo ancora parlato di prezzi e qui arriva la vera bomba atomica. 789,99 il prezzo per portarvi a casa questa fantastica bicicletta, che per quanto mi riguarda è assolutamente super competitivo. Sono andato su Amazon, sono andato su siti dove si vendono le biciclette e ho visto che è uno dei prezzi migliori, ma badate bene, ho un codice sconto di 120 euro. Sì, avete capito bene, questa bicicletta la potete portare a casa con 669,99 euro e a questo prezzo credo che sia una delle biciclette più economiche in circolazione, che siccome ho avuto il piacere di testare, effettivamente fa assolutamente il suo lavoro. Ve l'ho già detto durante il video, io sono alto 1,87 m per 110 kg, quindi se il motore funziona così bene con me e se le sospensioni funzionano così bene con me, chiaramente per tutti quelli che sono o più bassi o più magri non ci sarà alcun tipo di problema. A questo punto non mi resta che salutarvi, il video per me può finire qui, fatemi sapere mi raccomando con un commento cosa ne pensate, anche perché è la prima volta che recensisco una bicicletta elettrica. Se avete qualche suggerimento mi raccomando fatelo sempre qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!